Sicuramente anche tu, una volta che ti sei avvicinato alle criptovalute, a Bitcoin, non solo come investitore, ma anche come semplice appassionato, quindi stavi cercando di studiare l'argomento, amici, parenti o conoscenti ti avranno detto Bitcoin e le criptovalute sono per criminali, Bitcoin serve per comprare la droga online. E in questo video andremo a vedere le motivazioni che ci sono dietro queste affermazioni. Qual è stato il fatto scatenante e perché dopo soli 2 anni di vita Bitcoin era pressoché un neonato, si stava già portando dietro questa nomea di valuta digitale per il dark web. Incominciamo questo video cercando di capire com'è composto il web che utilizziamo tutti i giorni, aiutandoci anche da questa immagine. Come potete vedere, il web è suddiviso in 3 porzioni. Solitamente l'immagine più rappresentativa è l'immagine di un iceberg, dove la parte superiore che fuoriesce dall'acqua viene chiamato surface web. Al di sotto del livello dell'acqua c'è il deep web e sotto ancora nell'ultima parte dell'iceberg c'è il dark web. Il surface web è la parte della rete internet che è accessibile attraverso i motori di ricerca tradizionali, come ad esempio Google, Bing, Yahoo e tanti altri, e quindi è visibile a chi naviga in maniera normale. Questa tipologia di web include tutti i siti web che sono indicizzati dai motori di ricerca e che quindi possono essere facilmente trovati e raggiunti attraverso le classiche ricerche che effettuiamo tutti i giorni. Il surface web rappresenta, come potete vedere dall'immagine, solo una piccola parte della rete internet, mentre la maggior parte delle informazioni presenti online si trova nel deep web, ovvero in quella parte della rete che non è accessibile attraverso i motori di ricerca classici. Per capirci, la parte superiore del web consente di raggiungere i siti più classici che utilizziamo tutti i giorni, come Amazon, siti di notizie, appunto gli e-commerce e i social media. Il deep web invece è la parte della rete internet che non è accessibile attraverso i motori di ricerca tradizionali e che quindi non è visibile a chi naviga in maniera normale. Il deep web include molti siti web che richiedono l'accesso tramite un nome utente, una password, come ad esempio i siti internet delle banche, i siti di e-commerce, i siti di social media, le nostre email, i nostri indirizzi email si trovano nel deep web. Quando ci scambiamo dei messaggi si trovano nel deep web. Inoltre va a includere anche database di aziende o istituzioni pubbliche che non sono accessibili al pubblico ma possono essere utilizzate dai dipendenti ad utenti autorizzati. Per semplificare, fanno parte del deep web tutti quei siti, tutti quei portali che non vengono scansionati dai bot, dei motori di ricerca e quindi non vengono indicizzati sui classici motori e non possiamo accedervi direttamente tramite una semplice ricerca, ad esempio su Google. Effettuate l'acquisto di un corso online, vi arriva via email un link di accesso, un classico URL, dove una volta che cliccate su questo link dovrete accedere al portale tramite una password e uno username. Quel link che vi è arrivato via email molto probabilmente nella maggior parte dei casi non lo troverete indicizzato sul motore di ricerca Google, ad esempio. Quel link che vi è arrivato privatamente si trova nel deep web, dove solo voi avete l'accesso tramite il link diretto e solo voi avete i dati di accesso per poi accedervi. A differenza del dark web, che è accessibile solo attraverso degli specifici software che garantiscono l'anonimato degli utenti, questo deep web è accessibile a chiunque abbia le credenziali di accesso. Inoltre il deep web non è associato alle attività illegali o pericolose che vengono spesso associate per l'appunto al dark web. Tuttavia questo deep web rappresenta comunque una parte significativa della rete internet e può contenere informazioni riservate o sensibili. Pertanto è importante prestare veramente tantissima attenzione alla sicurezza e alla protezione della privacy quando si naviga in questa parte della rete. Ma vediamo ora che cos'è il dark web, la parte finale dell'iceberg. Il dark web è la parte della rete internet che è appunto accessibile soltanto attraverso particolari software, come ad esempio Tor, The Onion Router, che è un software gratuito che permette di navigare in modo anonimo sulla rete internet. Questo dark web è stato creato nel 1990 dalla United States Navy, che ha sviluppato una rete chiamata Onion Router, per l'appunto Tor, per andare a proteggere tutte le comunicazioni sensibili che dovevano trasmettere
all'esercito durante delle operazioni militari. Tor funziona trasmettendo il traffico internet attraverso una serie di server che sono distribuiti in tutto il mondo, in modo da mascherare l'indirizzo IP dell'utente e rendere difficile tracciare la navigazione. Il dark web viene spesso associato ad attività illecite, come ad esempio lo scambio di droga o armi, o a siti che pubblicano materiale pedopornografico, osceno o promuovono addirittura attività di hacking. Tuttavia, il dark web viene anche utilizzato per fini legittimi, come ad esempio la protezione della privacy oppure la libertà di espressione in paesi in cui sono presenti delle restrizioni severe sull'utilizzo della rete. In ogni caso, è importante sottolineare che navigare nel dark web può comportare rischi per la sicurezza personale e per la privacy, e che molti dei siti presenti in questa parte della rete sono illegali, offrono contenuti non adatti a tutte le età e sono per l'appunto privi di regolamentazioni e di protezioni. Sicuramente avrete sentito parlare almeno una volta di Silk Road. Ma che cos'era? Era un e-commerce, un sito che operava nel dark web e che veniva utilizzato principalmente per la vendita di droghe. Il sito era stato creato nel 2011 da un ragazzo che si chiama Ross Ulbricht. Silk Road, o la via della seta, è diventato rapidamente uno dei più grandi mercati illegali del dark web. Nel poco meno di 2 anni ha avuto un giro d'affari di circa 1,2 miliardi di dollari. Nel febbraio del 2011 nasce per l'appunto Silk Road, l'Amazon del dark web, l'Amazon per materiali illegali che comprendeva non solamente stupefacenti ma anche passaporti falsi, diritti violati sulla privacy e tante altre cose illegali, tutto fuorché armi. Non vennero vendute armi perché, a detta del fondatore, si è definito da sempre un pacifista e quindi all'interno del suo marketplace non sono state mai vendute delle armi da fuoco. Come potete vedere dall'immagine era strutturato esattamente come un e-commerce, dove tramite una barra di ricerca, una divisione per categorie, si poteva trovare tutti i prodotti e il materiale in vendita su Silk Road. È una caratteristica particolare di questo sito era, a parte la facilità di utilizzo, la grande disponibilità di prodotti, ma soprattutto la possibilità di andare a mettersi in contatto diretto con i venditori. Dopo poco meno di un anno dalla sua apertura contava quasi 1 milione di utenti iscritti. Al suo interno era possibile anche accedere a un forum, ovviamente sempre anonimo, sul dark web, sulla rete Onion, dove avevano creato una community davvero fervida e molto affiatata. Community che tuttora oggi, dopo l'arresto e la condanna d'ergastolo del fondatore, continua a contattare e far sentire, chiamiamolo così, il supporto tramite delle lettere che vengono spedite al carcere direttamente a Ross. Dread Pirate Roberts, DPR. Questo è il nome del fondatore di Silk Road che utilizzava all'interno del sito, all'interno della community. Secondo un'intervista lasciata qualche tempo fa, Silk Road era nata con lo scopo di combattere la violenza che si aveva sulle strade grazie alla guerra che avveniva tra i cartelli della droga tutti i giorni in America e nel mondo. Voleva creare un luogo pacifico dove tutti potevano accedere a questi commerce, tutti potevano fare la spesa delle loro sostanze psichedeliche preferite senza andare incontro a situazioni spiacevoli che avvenivano tutti i giorni, soprattutto in America. Ross Ulbricht, classe 1984, nato ad Austin in Texas, è stato arrestato e condannato a 2 ergastoli con 7 capi di accusa. I capi di accusa vanno dall'associazione a delinquere, ovviamente spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dello spaccio di stupefacenti, favoreggiamento dello spaccio di stupefacenti nel web, distribuzione di documenti falsi e materiale protetto da copyright e tanti altri. Oltre Silk Road, sicuramente avvicinandovi al mondo delle criptovalute e di Bitcoin, la prima cosa che avrete sentito da amici, parenti, che Bitcoin e le criptovalute vengono utilizzate per comprare droga, e questa associazione è stata fatta per l'appunto grazie, se così vogliamo dire, a Silk Road, perché gli utenti che operavano all'interno di questi e-commerce potevano fare acquisti tramite per l'appunto Bitcoin, perché permetteva di effettuare transazioni anonime e non tracciabili. Il caso Silk Road ha portato alla luce il potenziale pericolo del dark web,
ma soprattutto, anche se in cattiva luce per quel momento, ha portato anche alla luce le criptovalute, in quel caso Bitcoin, come mezzo di pagamento. Tuttavia, il caso ha anche dimostrato che le autorità sono in grado di indagare e punire gli utenti del dark web che commettono dei reati, anche se cercano di rimanere anonimi. Le transazioni di Bitcoin possono essere tracciate, anche se il livello di anonimato dipende da come vengono effettuate. Come ben sapete, Bitcoin è una criptovaluta basata su una tecnologia che è chiamata blockchain, che permette di registrare e verificare le transazioni in modo sicuro e totalmente decentralizzato. Ogni transazione viene registrata in un blocco e viene verificata da una rete di computer distribuiti in tutto il mondo. Le transazioni in Bitcoin possono essere tracciate attraverso l'utilizzo di indirizzi Bitcoin, che sono stringhe alfanumeriche univoche utilizzate per inviare e ricevere per l'appunto i nostri BTC. Ogni indirizzo Bitcoin può essere associato a una persona o a un'entità, anche se non esiste un modo per risalire a un indirizzo Bitcoin e scoprire l'identità del proprietario direttamente in pochi e semplici clic. Le transazioni che sono effettuate dallo stesso indirizzo possono essere facilmente monitorate e tracciate, andando così a rendere possibile seguire il movimento di una determinata quantità di Bitcoin. Inoltre, come ben sapete, alcuni servizi di cambio di Bitcoin e l'exchange consentono di associare le proprie transazioni a una carta di credito o a un conto bancario, rendendo così più facile tracciare le transazioni. Inoltre, le autorità possono richiedere alle società che gestiscono questi servizi di cambio di fornire le informazioni sugli indirizzi e sulle transazioni degli utenti se sono coinvolti in attività illegali oppure sospette. In sintesi, le transazioni in Bitcoin possono essere tracciate, anche se il livello di anonimato dipende da come vengono effettuate e da quanto sono associate informazioni personali. Infatti è importante sottolineare che le criptovalute non sono anonime come molti potrebbero pensare. Innanzitutto è importante distinguere tra anonimato e pseudonimo, dove sono concetti spesso confusi ma sono fondamentalmente diversi. Andando a vedere che cos'è l'anonimato, l'anonimato si riferisce alla mancanza di identità o di informazioni personali che sono associate a una persona. In altre parole, l'anonimato significa non avere un'identità, un nome con cui essere identificati. Lo pseudonimo, d'altro canto, si riferisce a un nome falso utilizzato al posto del vero nome di una persona, o nel caso delle criptovalute, lo pseudonimo potrebbe essere il nostro indirizzo Bitcoin o un qualsiasi address. Lo pseudonimo può essere utilizzato per l'appunto per proteggere la privacy o evitare di essere riconosciuti direttamente. Non va ad implicare necessariamente l'assenza di informazioni personali. Riassumendo, l'anonimato va a implicare una totale assenza di informazioni personali, mentre lo pseudonimo è un nome falso utilizzato al posto del vero nome e, come ho detto prima, per nome falso può essere inteso anche un address. Le transazioni in criptovalute possono essere effettuate, come ho detto poco fa, utilizzando indirizzi pseudonimi, ovvero stringhe alfanumeriche univoche che non sono associate a informazioni personali apparentemente. Questi indirizzi possono essere associati a una persona o a un'entità attraverso il tracciamento delle transazioni. In altre parole, anche se non è possibile risalire direttamente a un indirizzo e scoprire l'identità del proprietario, è possibile però seguire il movimento di una determinata quantità di cripto. E in caso di indagini, le autorità possono richiedere alla società che gestisce il servizio di cambio di andare a fornire informazioni sugli indirizzi e dati rilasciati dall'utente tramite il KYC prima di acquistare e vendere criptovalute, ad esempio tramite un bonifico bancario, carta di credito e debito, associato comunque a un'identità, a una prova di residenza, a un codice fiscale, il classico KYC che andiamo a effettuare quando ci registriamo agli exchange. Per chi non sapesse per l'appunto che cos'è il KYC, Know Your Customer, conosci il tuo cliente, è un processo attraverso il quale le aziende vanno a raccogliere e verificano le informazioni sui loro clienti. Queste informazioni servono per prevenire attività illegali come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o l'evasione fiscale. Come molti di voi sapranno, il processo KYC comprende la raccolta di informazioni come il nome, l'indirizzo, il luogo di nascita, il numero di identificazione del cliente, nonché la verifica dell'identità del cliente attraverso la presentazione di documenti come la carta d'identità e il passaporto. Le aziende possono anche raccogliere informazioni sugli obiettivi di investimento, sulla storia finanziaria del cliente, al fine di andare a comprendere meglio le esigenze
e le preferenze del cliente e fornire prodotti e servizi adeguati, oltre, si dice, a proteggere anche e a tutelare il cliente. Che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che utilizzare una criptovaluta per attività illecite è davvero da ignoranti. Dire se il trend dell'uso delle criptovalute nel dark web è in discesa, basta collegarsi sul sito di Chain Analysis e andare a spulciare tra i vari report, dove tutti i report si evince che l'utilizzo delle criptovalute e il revenue delle criptovalute derivanti dal dark web è in drastica discesa fino ad arrivare dal 2021 che è praticamente inesistente. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo contenuto, spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e interessante. Per l'appunto, se il video vi è piaciuto, considerate la possibilità di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, lasciandomi anche un like per favorire la diffusione di questo contenuto all'interno del portale di YouTube, senza dimenticarvi che in descrizione ad ogni video trovate il link per accedere alla nostra community Telegram. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!